Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia e sono la persona che ti aiuterà ad investire i tuoi soldi utilizzando il Value Investing, naturalmente se lo vorrai. Oggi ti voglio parlare di due concetti molto importanti, il concetto di investimento e il concetto di speculazione, perché si fa molta confusione tra questi due e molto spesso si dice che si fa un investimento quando nella realtà si fa una speculazione. Allora, che cos'è un investimento? Il concetto di investimento è molto semplice, nel senso che si tratta di acquistare qualcosa di cui si conosce il valore e naturalmente si conoscono tutte le caratteristiche di questa cosa e si compra ad un prezzo inferiore a quello che è il suo valore. Nel caso degli investimenti finanziari parliamo di investimento quando si acquistano azioni di un'azienda, perché le azioni sono una parte della proprietà dell'azienda e si conosce questa azienda in maniera approfondita, come nel corso ti spiego come fare, e arrivi anche a definire un valore, lo compri ad un prezzo che è ad uno sconto rispetto al valore che hai definito. Ok. Questo è il concetto di investimento. Naturalmente un investimento ha una durata che è misurabile nell'ambito degli anni. Ok. Vediamo ora che cos'è una speculazione. La speculazione molto semplicemente è tutto quello che non rientra nella categoria investimento, ovvero il concetto fondamentale della speculazione è insito nel fatto che non si conosce e non si può conoscere il valore sottostante della cosa che si acquista. Vi faccio un esempio sempre nel campo in questo caso del trading. Allora, per esempio i forex, che sono strumenti che ti permettono di fare del trading giocando sulle differenze di valutazione delle varie monete tra di loro. Il forex è un modo per fare del trading di tipo speculativo, ok? Perché in effetti non si può conoscere il valore della moneta o delle monete che fanno parte del trading. Si ha uno storico dei valori, no? Dei rapporti tra queste monete, ma non c'è un valore effettivamente calcolabile. Così come potrebbe essere l'utilizzo delle opzioni, oppure l'utilizzo del trading in criptovalute. Mi capita spesso di sentire amici e conoscenti che mi parlano dei loro investimenti in criptovalute e io cerco sempre non di spiegargli, ma di chiarificare il concetto, perché se uno crede di fare degli investimenti quando fa una speculazione, rischia veramente di perdere i propri soldi. E questa è una cosa che non vogliamo fare, ok? Quindi è importante sapere, e non voglio togliere nessun valore non voglio assolutamente discriminare le speculazioni e il trading, ma diamogli la collocazione corretta, cioè parliamo di speculazioni. Ok, quindi nella slide che che potete vedere, vedete quali sono tutte le forme con cui una persona può fare appunto delle speculazioni. Il value investing per il suo concetto intrinseco non è speculativo, ma mira appunto ad avere delle fondamenta di sicurezza, ok, tali per cui quando si fa una operazione la si fa con una certa tranquillità prima di tutto, perché sai effettivamente qual è il valore dell'azione corretto che stai acquistando. È un po' come se, facendoti un esempio molto pratico, acquistiamo un'automobile e conosciamo effettivamente le caratteristiche di questa automobile e conosciamo
il valore di quell'automobile. Naturalmente faremo un affare quando riusciamo a comprarla ad un prezzo più basso, quello che è il prezzo di listino o il prezzo della quotazione dell'usato. Ok. Naturalmente le speculazioni hanno anche una caratterizzazione nel tempo, nel senso che le speculazioni, il trading ha delle durate che vanno dai nanosecondi, se vengono fatte queste speculazioni, questo trading da computer, oppure possono essere al massimo di durata di qualche giorno. Ecco. Per cui spero che anche questi concetti ti siano stati chiari. Ti prego di lasciarmi i tuoi commenti e ti chiedo anche di magari nella chat sottostante di scrivermi anche per esempio che cosa hai considerato consideri tu come investimento e cosa consideri tu come una speculazione, così ne possiamo chiacchierare e divertirci. Ecco, con questo ti saluto e ti aspetto alla prossima occasione.